Aggiungiamo lievito madre. È molto profumato. Il panettone ancestrale, quello che si distribuiva nel 1470, la nascita del panettone. E dove quando mesi? Quando il lavoro lo fai volentieri, certo, il panettone non perché allora il panettone non è ben chiaro bene, ma questo rito perché allora Conosco abbastanza brava perché sono vicino, quindi Davide, il caffè è pronto. grazie. Facciamo un po' di colazione. C'è qualcuno che mangia il biscotto e poi beve il caffè dopo. Io ad esempio inzuppo. Questi facciamo tutti i giorni questi. Adesso prepariamo le farine per fare il cosiddetto panettone ancestrale, quello delle origini. Adesso le farine, una è tipo 1 e una tipo 2, ma mischiamo tutto assieme. Queste mettiamole in queste farine. Il nostro panettone delle origini che pare risalga al 1400. Questo pane di frumento impreziosito con burro, miele di solito più che zucchero e poi dopo anche canditi o uvetta eccetera. Elaborandosi.
Poi aggiungiamo il lievito madre, aggiungiamo le uova anche, mettiamo uova intere e tuorli. Nel panettone ad esempio ultimamente si mettono solo più i tuorli, ma noi qua prepariamo il burro. Burro non lesiniamo sulla quantità, burro a temperatura ambiente. Quando l'impasto inizia a essere un po' formato, che si stacca dal bordo, a quel punto noi non usiamo lo zucchero ma il miele di acacia, aggiungiamo il miele. Guarda che bello. Questo qua tra l'altro è miele biodinamico, l'ape costruisce l'alveare come quando lo fa appesa al ramo dell'albero. Il miele oltretutto contribuisce a dare morbidezza all'impasto, quindi va bene. Farina, acqua, lievito madre, miele, uova, il burro. E voilà. Il cioccolato lo pesiamo e invece poi aggiungeremo anche le albicocche candite, quelle le mettiamo a un po' così a sentimento, che semicandite. Allora, vediamo a che punto siamo qua. Il burro è stato inglobato. E le nostre albicocche. E voilà. Tutto conglobato. La maglia glutinica ben formata. Voilà. Diventa un po' giardino appunto perché ci sono le uova. Lo lasciamo riposare un attimo prima di formare le pezzature che poi metteremo negli appositi stampi e quindi a lievitare e poi in forno. Minime.
Allora, adesso facciamo il flunché. Allora, qua ci usiamo farine dove ci sono già i frutti di bosco e mele disidratate. Per questa dose qua, 2 kg di farina, noi mettiamo 13 uova. Grazie Monica. Voilà. Voilà. Che questo è compatto mentre il panettone è alveolato. Questo è vaniglia Barbo, arriva proprio dal Senegal. Senti che profumo che ha. Okay. Voilà. Adesso mettiamo negli stampi e vedete sono tutti pezzettini di frutti di bosco e mele disidratate. L'importante è usare frutta comunque disidratata, perché il problema di metterci qua negli impasti della frutta fresca, allora se tu lo mangi entro il giorno successivo va bene, altrimenti poi si formano le muffe perché metti dentro della frutta che ha l'acqua e quindi quella dopo un giorno ammuffisce. Questo adesso è pronto per essere messo in forno, non è che deve star lì a riposare o... Più o meno ci vuole un'ora di cottura, forno a 160. Le notti sono quasi cotte. Scusa, appoggi solo. Allora, il lavoro del panettiere è scandito da ritmi abbastanza incalzanti, perché adesso vedete i grissini nel frattempo, guarda lì, vedi? Iniziano a lievitare, quindi possiamo dare un'altra piega, l'ultima. Ci mettiamo anche dei semini, lino, sesamo, girasole, finocchietto. Ad ogni morso è un gusto un po' diverso dall'altro. E poi dicono che i semi fanno bene per la salute. Andare a fare le pezzature. Allora. Mezzo chilo l'uno. Facciamo una preforma. Questo rispetto al flunché, questo qua lo puoi lavorare con le mani, non ti rimangono le mani incollate, mentre il flunché non riusciresti a mettere il burro prima o metterlo dopo, come cambia. Invece cerco di dargli questa forma con le ali.
Ogni operazione poi bisogna dargli un po' di tempo che si riprenda, le fibre si lasciino un po' andare per poterle di nuovo allungare. Poi dovremo farli lievitare, li metteremo al caldo 4, 8, 11. Bene. 5, 6, 7, 8. Qua sembra il gioco delle 3 carte. 9, 10. Metteremo a lievitare qua. Quest'asse, poi sopra ci appoggiamo le teglie. Nel frattempo che riposa quei 5 minuti sforniamo il pane. La disposizione nel 1600 certo non c'era l'acqua, però la disposizione del forno è identica. Sempre l'acqua calda, riutilizzando la brace che si toglie dopo l'abbruciacchiamento del legno nel forno. Vedi che fuma perché è calda, quasi bollente. Le pale già messe sopra così, il tavolo da lavoro messo di fianco. L'impostazione dei pastini è sempre stata questa. Qua. Questo è il cosiddetto special che l'abbiamo impastato ieri, poi messo al freddo, ha lievitato una ventina di ore, semi-integrale. Ora. Questo invece è un pane integrale con un mix di farine, segale, orzo e poi i semini che ha in superficie ce li ha anche all'interno. Germe. E questa qua invece con la croce, la cosiddetta noi chiamiamo contadina, ma ha lo stesso impasto delle pagnottine piccole, tipo la biova, e poi ne facciamo anche un po' così, in formato più grande, e a lievito di birra. Poi li inforniamo qua, è un punto dove il forno è meno caldo ancora. Ma io diciamo che nel dubbio credo, via. Nel dubbio, spero sempre che ci sia qualcosa per non finire proprio malamente così. E queste ce le dimentichiamo. Adesso sono le 11, almeno fino alle 2, quindi circa 3 ore a 26-27 gradi. Voilà. Questo l'ha fatto un ragazzo qua che è al banco in piazza, vende formaggi, si chiama Andrea. Ecco qua l'estratto, no, è un'operazione semplice, solo un po' di pazienza. Ma... diciamo i piccoli semini che ha dentro, che è quello che dà l'aroma e il gusto. È piccolissima la quantità, però un po' più concentrata. Ecco qua. Questa non è una paladina? No, l'ho in tutto il frigo.
dice il nome va poi frullata, mettiamo in frigo, lasciamo lì una notte. Hai visto? Un piccolo trucco. Poi ci mettiamo la nostra crema con mascarpone, la marmellata. Questa diciamo diventa una cheesecake a modo nostro, a nostra moda. Una cheesecake alle fragole. E ora. Che nel frattempo avevamo messo a macerare col limone e la vaniglia. Una crostata questa, però con questo ripieno, questo cuore un po' morbido e fruttoso. No. Come prima, questa volta rivestiamo. E aggiungiamo un cuoricino per torta. E voilà. Questo è 35-40 minuti, quindi più o meno allora. No, da lì Uno molto sicuro. anche 2 o 3.
fare una pausa. Venite. Vieni. Allora pensa che una volta non passavano mai, no? Sì. Poi hanno visto il vostro video, il panettiere solitario. Adesso vengono a trovarli qualche volta sabato appositamente, perché sei sempre da E solo. poi ce n'è ancora un altro. Il maestro si rifiuta. Guarda, loro sono andati a sciare, perché storie. No, questo qua sapeva già poco. 100. Come si chiama il vagone dei carni? Dei carabinieri. Guarda che caprini. Vagone dei carabinieri. 7, 3, 5, 4, 5. Quando c'è quella mezz'oretta di attesa perché manca un po' di lievitazione il pane, facciamo questa piccola pausa. A pane e salame e vino. Cin allora. Al pane e agli amici. Monica un bocino? Niente. No, Monica è l'unica seria che si è vista in vero. Niente. Le smacchiature di esterno. No, questo è proprio quello ancestrale come aperitivo. Pane, salame e vino. Racchiusa i tre elementi, tutta la cultura di noi piemontesi. Qua. No, ieri sera ho fatto barba. Quindi proprio Mi lascia proprio gli occhi. Purtroppo quelle stasera, domani sono già. Adesso dobbiamo rifocillare il calore nel forno con una taschina. Questa qua, come puoi vedere, sono tutti pezzettini piccoli. In mezz'ora li scalda e possiamo andare avanti. Vedi. Apriamo i condotti di reazione. E via. Li avevamo messi qua, praticamente. Vedi, ti faccio vedere che la lievitazione sta andando avanti, però è lenta. Il lievito madre ci mette tempo. Adesso l'1:15, diciamo 2:30. Prima iniziamo dal pane. Quando è lievitato facciamo una leggera pressione e rimane il fosso, non viene su, vuol dire che la lievitazione è pronta. Le giriamo sempre contrario rispetto alla posizione in cui erano state a riposo, così loro sviluppano un po' meglio. E poi aggiungiamo anche i semi di...
Che vengono dicendo. Ma qual è il più difficile? Voilà. Via, perché anche questi dovranno cuocere circa un'ora. Anche questi sono lievitati al punto giusto. Voilà. E inferno. Boh. Il grissino anche è stata un'invenzione piemontese. Alla corte dei Savoia di Torino c'era uno dei figli del re, cagionevole di salute, sempre un po' con la febbre, panettiere appunto di casa Savoia, gli aveva inventato il grissino, molto friabile, molto facile da masticare, e lo aveva agevolato in quel modo lì. In giro lo trovi, ma importato da queste zone qua. Li usavamo come cannucce da bambini per aspirare ad esempio il latte che le mettevamo nella zuppa. Guarda di qua, nel frattempo sono cotti, come puoi vedere sono praticamente raddoppiati. Adesso proviamo a tagliarne una metà. Rispetto a un panettone è molto meno alveolato, ha la crosta più spessa, insomma. È impreziosito con appunto il burro, le uova, il miele e poi vabbè il cioccolato, l'albicocca, però è molto profumato. Il panettone ancestrale è quello che si distribuiva tra i commensali la sera di Natale davanti al caminetto col grande ceppo nel 1470, quando è la data ufficiale della nascita del panettone. Sì, ma dentro ci metti quello che vuoi, canditi, l'uvetta, così. Vedi? Ha più alveoli. Poi magari anche nell'ambito, però non si sa. È il vino che facciamo anche noi, 100% natural. Un vino ancestrale anche qua. Pasquale, soprannominato Pasquignon, coltiva proprio lui la vite. Questa qua te la regaliamo a te. Grazie.
Il 49 è la tua data di nascita? E allora? Ti regaliamo la numero 49. Come diciamo noi, se il pane fa vivere, il vino dà gusto alla vita.